Recentemente lei ha sentito, sono felice, un momento. Io se ho Sì. sentito di essere felice? Sì, recentemente. Sì. Allora, posso disturbarla? Perché stavo andando sulla strada, le disturbo tanto. Come mai così ho messo così bella acconciatura con questa immagine di fiore? Mi sono laureata stamattina qua a Milano alla giurisprudenza. È un'usanza quando ci laureiamo, che diventiamo dottori, di fare la corona di alloro, come facevano all'antica Grecia con l'alloro appunto. Appena lei è laureata, quindi apre la sua vita, il futuro. Io volevo chiederle come un concetto di felicità. Era più felice di recentemente? In generale sono felice quando sto insieme ai miei genitori, mia sorella, perché mi sento proprio fortunata ad averli e qualsiasi cosa faccio con loro sto bene, quindi questo è il mio concetto di felicità. Diciamo che la felicità più grande, io ho 3 figli e quindi momenti in cui crei una famiglia è sicuramente il momento più felice, senza ombra di dubbio. Ho scoperto da poco che diventerò padre. È stata una notizia un pochino che oltre a rendermi felice, mi ha fatto focalizzare ancora di più sulla realtà e secondo me questo è un mondo anche che tende a rallentare il perseguimento di una vera maturità. Quindi così non c'hai altre scuse, cioè così dici per forza devo fare un cambiamento, devo fare dei cambiamenti importanti e quindi è il momento in cui finisci di essere egoista, assolutamente. Per diventare papà. Per diventare papà certo devi pensare a un'altra vita, comunque alla tua compagna, alla nuova famiglia che si sta per creare. E quindi questo l'ho preso positivamente. Poi posso essere felice tutte le domeniche mattina. Alla domenica mattina ci incontriamo con tutte queste auto d'epoca, no? Perché è del 1960, in Piazza degli Affari. È presente dove è Piazza degli Affari? Ecco, lì. Tutte le domeniche mattina io arrivo con la mia macchinetta sportiva e lì ci trovi tutte le persone che dicono bella questa macchina, posso salire. Ecco, la senti dalle espressioni delle persone che ti guardano con interesse, ti fanno le domande sulla macchina, apprezzano, dice ma questa macchina ha fatto corse? Sì, allora gli spiego le corse che ho fatto, qualcuna che ho vinto. Io sono un po' esibizionista, sai cosa vuol dire? Sì. Lo so. Ma io sono sempre felice. Sì? Con tutto quello che succede nel mondo, devo essere sincero, io comunque sono uno fortunato e di conseguenza so che posso essere felice. Allora, mi fa sapere come può essere così felice, sempre. 1, perché amo il mio lavoro. 2, perché sono innamorato. Di che cosa? Persona. Sì, una persona. Sì. E 3, perché ho un cagnolino meraviglioso. Bene, Sì. bene. Quindi quando lei sente proprio mancanza di felicità, come prova ad essere felice? Io cerco di essere felice, uscire dalla situazione che mi crea infelicità. Esco di casa, faccio sport, esco diciamo da quella situazione. Ho capito, che proprio di essere Sì. coraggiosa. Sì, prima viaggio. Un'altra cosa che faccio per cercare la felicità è il viaggio. Che ogni tanto, raramente poteva sentire di infelice lei. Certo, sì, ma tutti, ma credo che tutti nella vita hanno dei momenti in cui sei felice e dei momenti in cui sei infelice. E delle volte sono stato infelice anch'io. Non so, è morto mio padre, ero infelice, quando ho avuto problemi al lavoro ero infelice, oppure quando mi mancava l'amore ero infelice, dipende dalla vita. Ora sono felice. Infelice è già forse un termine troppo negativo secondo me. Io cerco sempre di non essere mai infelice, magari preoccupato, però se devo scegliere scelgo sempre più verso la felicità o comunque
più positivo. Un qualcosa di positivo, io sono una persona molto ottimista comunque. Adesso tocca a lei. Eh sì, allora, io invece, e forse è brutto dire, ma serve l'infelicità, no? Per rendersi conto che comunque bisogna migliorare, bisogna fare quel passo lì, quello sforzo lì per tutti per raggiungere il meglio. Purtroppo sono periodi di passaggio, bisogna attraversarli per rendersi conto che non va bene l'infelicità e allora si ritorna su quella vibrazione giusta. Qual è proprio vera felicità? Che domanda! Con questa domanda si vince la lotteria di saper rispondere a questa domanda. Ma la felicità è molto personale, secondo me. La felicità può essere un attimo mentre si guarda qualcosa, oppure può essere qualcosa di anche molto più grosso. È troppo difficile da stabilire. Ma essere felici, secondo me, l'importante è accontentarsi di quello che si ha. Accontentarsi di quello che hai e di vederlo come la cosa più bella. Sì. Contentare che la situazione è giusta. Esatto, sì. Lei è molto saggio. Grazie. Allora, sai, la felicità è qualcosa che ti fa star bene, nel senso ti fa sentire bene, ti fa vivere la vita di tutti i giorni nel miglior modo possibile, e anche quando hai delle difficoltà non bisogna mai dimenticare che si è fortunati e di conseguenza questo aiuta ad essere felici. Sicuro è qualcosa che è dentro, non fuori. Ho capito. Cioè, anche se questo è un mondo che ci tende a pensare molto alle cose materiali, superficiali, secondo me alla fine quello che manca un po' pure forse al mondo occidentale è questa ricerca interiore di se stessi. Secondo me è quella la strada, cioè capire, apprezzare magari le cose più semplici, le piccole cose, i piccoli gesti, i piccoli momenti, gli attimi che ti rendono felice, ovviamente. Oddio, che domanda difficile. Felicità vuol dire rendersi conto della fortuna che si ha anche nelle piccole cose, anche nel, non lo so, andare a prendere un gelato con tua sorella perché in quel momento ti dedica il suo tempo, e credo che dedicare il tempo sia proprio un gesto di condivisione che insomma rappresenta la felicità. Quando una persona può condividere il suo tempo con te ti rende felice, quindi sì, questo. Grazie mille, proprio lei. Grazie. Adesso sono felice perché lei ha dedicato il suo tempo per noi. Sì, esatto. Sono contenta di essere qua. Grazie mille. Grazie a voi. In questo momento sono felice di avervi incontrato. Grazie, anche noi, molto noi siamo felice. felici. Lei ci ha fatto renderci essere felici, grazie. Grazie a voi, grazie.